Oggi ci troviamo in un campo che abbiamo in precedenza preparato, realizzando le aiuole e ricoprendole di un materiale pacciamante. Rispetto al vaso, il trapianto in pieno campo permette alla pianta di sviluppare al meglio l'apparato radicale, altrimenti vincolato al volume di suolo contenuto nel vaso. Con l'aumento dello sviluppo radicale abbiamo una continuità dell'apporto idrico e nutritivo. Per effettuare un trapianto corretto è fondamentale considerare la temperatura minima biologica caratteristica di ogni specie. Potete fare riferimento alle schede tecniche disponibili nell'app Joyflow. Un'altra importante caratteristica da valutare è la grandezza della pianta. Potete vedere qui due piante di dimensioni differenti. Questa è la pianta che va bene un po' in tutti i luoghi, mentre questa è una pianta un po' più sviluppata con maggior pane di terra ed è dedicata soprattutto alle zone di montagna, dove il ciclo di sviluppo è più breve e quindi la pianta viene preparata a uno stadio di sviluppo più avanzato. Il trapianto si esegue utilizzando un trapiantatoio che ci permetterà di creare lo spazio dove verrà posizionata la piantina. È importante che il colletto sia sempre fuori terra. Questo garantirà una minore incidenza di malattie ed una più veloce ripresa vegetativa. Dobbiamo fare attenzione a non inserirlo troppo in profondità, altrimenti le radici potrebbero lavorare in una zona del suolo troppo fredda, che potrebbe rallentare o bloccare la ripresa vegetativa. Ricordiamo che la distanza delle piante sulla fila per il pomodoro varia da 40 a 50 cm generalmente.